Alla prima della scala indossava un ellittico di così cattivo gusto? Ho poi assaggiato quel panino che mi hai consigliato, sapore assolutamente ellittico. Vicoforte custodisce la cattedrale con la cupola ellittica più grande al mondo. Dunque ricapitoliamo. Ellittico significa con forma di ellisse, ovale. Ha un senso in grammatica, vuol dire quando all'interno di una frase fai saltare alcune parole. Terzo uso, quando nei discorsi alludiamo a qualcosa senza esplicitarlo in modo chiarissimo, un po' nascosto, un po' ellittico. Tutti i significati possono essere ricondotti a due parole: ellisse, che è la parola geometrica per indicare ovale, e ellissi, che è la parola che si usa in linguistica. Ma in realtà le due vite hanno una radice comune e la andiamo a scoprire nell'etimologia. La parola italiana ellittico deriva dal latino, che a sua volta deriva dal greco elliptikos, ma alla radice c'è un verbo, eleipo, composto da due parti. Una è leipo, che vuol dire mancare, e l'altra en, dentro. Come siamo passati da questo ai significati attuali? Primo significato, in geometria, ellittico è ciò che ha forma di ellisse, un ovale, che non è propriamente un cerchio, ma è un po' schiacciata, quindi l'ellisse è un cerchio manchevole. Da questo concetto di ellittico, quindi come forma, deriva per esempio l'orbita ellittica dei pianeti, ma deriva anche la forma della Basilica di Vicoforte, la Natività di Maria. Sono andata a visitarla, è un posto splendido, con la cupola ovale più grande al mondo. È impressionante. Se capitate nel Cuneese, direi che un giretto. Da questo significato di ellittico, al femminile ellittica, deriva anche il nome di uno strumento per il fitness che magari alcuni di voi hanno provato. Con i piedi si fa un movimento in questo senso che simula lo sci di fondo, creando una forma praticamente ellittica. La seconda vita di ellittico deriva non da ellisse, ma da ellissi. Ellissi è una parola della grammatica quando facciamo cadere qualche termine all'interno della frase. Lo usiamo tutti, per esempio, moglie vuoi dei paesi tuoi. Manca il verbo che sarebbe prenditi la moglie, prenditi i buoi dei paesi tuoi. In poesia questo può raggiungere dei livelli particolarmente artistici, per esempio ai posteri l'ardua sentenza. Un ellissi! Ai posteri toccherà l'ardua sentenza, ma rosicchiando parole possiamo rosicchiare anche interi concetti. E questo è l'uso di ellissi nei discorsi. Avviene quando facciamo riferimento a intere idee, a interi concetti senza esplicitarli in modo chiaro. A volte non si capisce nemmeno se il senso finale è positivo o negativo. Per esempio, quello lì è proprio un bel tipo. Un bel tipo in che senso? A me l'ellissi fa venire in mente un po' un oracolo, come quando Creso andò dall'oracolo di Delfi e chiese che ne sarebbe stata della sua impresa. E l'oracolo di Delfi rispose: se superi il fiume distruggerai un grande esercito. Quello che l'oracolo non aveva chiarito molto bene è se l'esercito distrutto sarebbe stato quello di Creso o quello del nemico. Povero Creso, gli andò male. A questo punto un bonus per voi, ma prima del bonus vi invito a mettere like al video. Se non siete iscritti, iscrivervi al canale e dare una sbirciatina ai link che vi lascio nella descrizione. Alcuni sono degli approfondimenti sull'etimologia della parola ellittico, sugli usi tecnici, per esempio in geometria oppure in botanica, e qualcosa anche sulla Basilica di Vicoforte, che è veramente spettacolare. Ecco il bonus, si tratta di una breve poesia di Pascoli dedicata al temporale. Ve la leggo in due versioni. La versione parafrasi, come è il linguaggio parlato, e poi la versione poetica, il testo originale di Pascoli, dove ci sono molte ellissi, sono saltati molti verbi, ma è proprio in quei buchi, in quei salti, in quelle mancanze che giace la grande poeticità. Nella descrizione vi lascio anche il sito internet dal quale ho tratto la parafrasi. Si sente lontano un brontolio. In direzione del mare l'orizzonte si colora di rosso come fosse infuocato. Verso il monte il cielo è nero come la pece, ci sono degli stralci di nuvole chiare. In mezzo al nero si vede un casolare che sembra l'ala di un gabbiano.
Un bubolio lontano rosseggia l'orizzonte come affocato a mare, nero di pece a monte, stracci di nubi chiare, tra il nero un casolare, un'ala di gabbiano. Spero che abbiate apprezzato questo bonus, fatemelo sapere nei commenti, così eventualmente esploriamo un po' di più tutto il mondo della poesia. Vi ringrazio di aver rotolato con noi fino a qua, mettete like, iscrivetevi e continuate a rotolare con noi. Ciao! Ci troviamo di... Sei sicuro di conoscere Ellittico? Non è come credi. Ellittico sembra una di quelle persone... Ellittico è come...